Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi è una sbarbata estemporanea, nel senso che la verità è che sono stato un aperitivo e avevo pensato di non fare la barba stasera, ma di rimandare a domani. La barba c'è, non è lunghissima, però sono tornato a casa ispirato. Ho detto perché no, stasera diamo visibilità a degli altri piccoli artigiani. Come dico sempre, una visibilità che può essere buona o cattiva. Lo scopriremo quando andremo a montare il sapone. Ok? La marca, l'azienda è la MNE, ok? Che sta per Michael and Elena Artisan Shaving Soap. Ok? Lo andiamo a vedere qui sotto. Michael and Elena Artisan Shaving Soap made in Athens, Greece, quindi è fatto in Grecia. Il logo MNI che voi vedete qui, queste due lettere nere, strizza un po' l'occhio ad Ariana e Evans, no? Il che ci sta tutto sommato, loro stanno nascendo come marchio e producono dei saponi che sulla carta, cioè considerato l'INCI, gli ingredienti, sono di buona qualità. Abbiamo acido stearico, acqua, eh, shea butter, quindi burro di karité, olio di cocco, idrossido di potassio, glicerina, idrossido di sodio, burro di cacao, castor oil, olio di avocado, olio di mandorla, olio di jojoba, vitamina E, fragranza e oli essenziali. Quindi diciamo l'Inci ragazzi è di tutto rispetto. Poi dopo Michael e Elena usano queste grafiche secondo me veramente belle, che sono disegnate dal papà di Elena, se non ho capito male. Io ovviamente non li conosco, ma ho letto sul loro sito, che peraltro vi lascio perché è interessante. Michael, scritto Michael, CHMICHAEL, trattino, elenassoap.blogspot.com. Comunque lo trovate in descrizione. Il loro sito è in greco. Se voi vedete, siccome estemporaneo non mi sono preparato, quindi ve lo faccio vedere qui, è mezzo in greco e poi subito dopo sotto c'è in inglese. E quindi vi vado a leggere cosa c'è scritto su questo sapone che io non mi sono studiato. Comunque, le grafiche le fa il papà di Elena, che è un artista e si chiama Vassilis Tsatsanis, ok? Che è un artista, si vede, la grafica eccola qui, stessa grafica anche sull'aftershave. L'aftershave, andiamoci a leggere gli ingredienti dell'aftershave. Alcol denaturato, acqua, glicerina, witch hazel extract, quindi estratto di amamelide, olio di semi di cotone, fragranza, pantenolo, PEG 40, PEG 40, alcol benzilato e deidroacetic acid, quindi acido deidroacetico, aloe vera juice, allantoina, vitamina E. Insomma, anche qui, no? Ci aspettiamo un'ottima resa da questo aftershave. Comunque, ci andiamo a leggere, al di là degli ingredienti, quali sono le note olfattive che abbiamo in questo sapone, che sono ben descritte sul loro sito, no? Quindi dice che è il loro primo sapone, il primo che hanno creato, che ritorna con una nuova formula. L'etichetta è fatta dall'artista Vasilis Tsatsanis e ha l'odore di caramello dolce con leggere note di whisky e arancia. Ecco, l'arancia era proprio quello che io non individuavo quando sono andato ad annusarlo, no? Io l'ho comprato, ne ho presi due, ho preso questo e maracugià, e questi due saponi che ho preso li ho presi
così a scatola chiusa, no? E questo l'ho preso oggettivamente perché mi piaceva l'etichetta e la grafica, mentre Maracuja l'ho preso perché mi incuriosiva, molto molto dolce, entrambi molto dolci. Poi dopo ho contattato i produttori su Facebook e mi hanno confermato che le loro fragranze sono quasi tutte abbastanza dolci, ad eccezione di una che si chiama Signore, se non sbaglio, che però non è più nel loro catalogo al momento. Ho sì, la scatolina del sapone contiene 110 grammi, ok? E, insomma, se li contattate il prezzo non è dei più bassi, non è neanche inaccessibile, ma insomma, dati gli ingredienti io credo che ci stia alla grande. Una volta aperto il sapone, c'è sopra, c'è questo, l'ho appena tolto, ragazzi, stava così. Comunque è... E poi c'è questo sapone che è duro, è un hard soap, è veramente duro. Il, il caramello effettivamente si sente abbastanza, il whisky molto leggermente, l'arancia smorza la dolcezza un pelo, ma era il sentore che io non individuavo. Ok, ora mi vado a mettere un pelino di prebarba, eh? Giusto un pelino di prebarba, perché vedete io qui sono irritato qui, e qua sotto mi sto irritando ultimamente, qui sotto tremendamente, io non so perché, non so se è una questione di stress della pelle, siamo verso le vacanze estive, uno ha bisogno di vacanza, cosa che voglio dire ci sta, tant'è che come avete visto da poco, relativamente poco, comunque sto pubblicando un video a settimana. Lo sto facendo, prima cosa perché mi sto concentrando sulla vita, su altre cose che ci sono, ma poi perché mi rendo conto che questo periodo deve essere questa ripresa, questo sbocciare, questo fiorire della vita in Italia nuovamente, deve essere goduto appieno dalle persone. E quando dico le persone non intendo solo me stesso che faccio meno video, ma intendo voi e le vostre famiglie e anche la mia di famiglia. Mm? Quindi cerco di distrarvi un po' di meno e ci godiamo tutti quanti questo caldo che finalmente sta arrivando e anche no, le nostre famiglie. E perché no? Una ritrovata libertà. Ragazzi, ci voleva. Veramente, quant'era che sognavamo di andarci a mangiare la pizza e essere in 6 al tavolo, in 7 al tavolo. Questa è una cosa di cui avevamo bisogno. Mm? Allora, il pennello di questa sera sarà uno Yaki Brush 26 sintetico, il mio primo amore dei sintetici. Tra l'altro, il primo pennello su cui ho fatto un video è stato proprio questo, quindi ci tengo non poco a questo pennello, perché è quello che ha dato l'inizio a tutta questa avventura che stiamo intraprendendo insieme. Mm? Il rasoio è lo Slock, che ormai ben conosciamo e che andiamo ad armare con una, se riesco a tirarla fuori dalla scatola, con una Voscod. Ok? Eccola qui. Bella la Voscod. Ogni volta che guardo qua mi viene in testa l'inno nazionale russo con tutte queste scritte in cirillico. Tra l'altro in Russia ci sono stato, sapete? Ci sono stato, ero ragazzino, che sarà stato 5 mesi prima della caduta di Gorbaciov. E
Quindi mi ricordo quello che era ancora il regime comunista, no? La grande Russia, la CCCP. Vabbè, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Andiamo a montare sto sapone che essendo un solido montiamo tranquillamente in ciotola. Adesso io voglio sentire in ciotola, nel suo barattolo. Ecco, bagnato, l'arancia si sente un po' di più, ma anche il caramello si sente un po' di più. Entrambi questi sentori escono fuori. Mm? Caspita però, appena messo, già guardate che bell'inizio che abbiamo. Va idratato, ancora ragazzi, va idratato. Oggettivamente monta che è una meraviglia, eh? È stupefacente come monta. Spero che con questa luce, ecco, la chiudo un attimo perché la tappo un attimo perché guardate che bella crema. Vado ancora a idratare un pelino. Come sarà sta saponata? A me, così tanto per dirla, cosa gli dobbiamo dire ragazzi? Così a primo impatto è fantastico. Il profumo è molto dolce. Io adesso vi devo raccontare più il sapone che la profumazione perché non lo conosciamo, è una formula diciamo un po' fuori dai radar. Allora, è molto protettivo, la protettività è fantastica. La scorrevolezza anche non è male, anche se devo essere onesto, probabilmente per ottenere un risultato migliore di questo va idratato un pelino in più. Mm? Non che non sia scorrevole, assolutamente, altrimenti lo starei idratando invece di continuare a radermi. Però secondo me si può ottenere di meglio.
lo Slock è sempre un rasoio. Io sono veramente tentatissimo, ragazzi, di acquistare il BBS, perché se lo Slock mi piace così tanto e tutti dicono che della Razorok il BBS è uno dei migliori, sono veramente curioso di provarlo sto BBS. Questo è stato il mio primo Open Comb. Infatti, se non sbaglio c'è anche il video, no? Il mio primo Open Comb, mi pare si chiami proprio. E io ho una paura di questo rasoio, invece è bellissimo sulla pelle. Allora, la prima passata è andata molto bene. Per me questi ragazzi già così sono promossi. Vi dico che le profumazioni, no? Adesso abbiamo parlato delle qualità meccaniche, che più che parlato le avete viste. Le profumazioni sono molto dolci e se comunque questa dolcezza nel sapone è è un pochino attutita dal fatto che comunque il sapone permane sulla pelle un, un tempo giusto per fare ciò che deve fare, ma non rimane, insomma. Oh, io vi dico, il montaggio è fantastico, eh? Gli oli e i burri si sentono tutti e secondo me vi dico che non li hanno saponificati per intero, nel senso che idrata tanto. Mm? Il profumo è un profumo adatto a persone che gradiscono tanto le profumazioni molto 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 dolci, ok? Vi dico anche però che io quando l'ho presi all'inizio non... cioè li ho trovati troppo dolci, appena aperti. In realtà poi dopo, piano piano, riannusandoli, li ho apprezzati tutto sommato per le sensazioni che trasmettono, no? Oggettivamente una profumazione di caramello non è una profumazione ordinaria, quindi diciamo, atteso che il sapone meccanicamente è fantastico, secondo me è degno di confrontarsi con marchi molto più blasonati, insomma. La profumazione
si fa sentire. Io non ho preso il Sakura o Sakura, non lo so, adesso io non parlo il giapponese, però il Sakura è l'albero di ciliegio, no? Loro hanno un sapone che si chiama Sakura che è alla ciliegia. È quasi mononota, adesso andiamo a vedere sul loro sito, mi perdonate se mi fermo un attimo nella sbarbata, ma vi devo commentare questa cosa perché hanno un sapone che si chiama Sakura che io non ho preso perché avevo paura che fosse molto dolce. Quando poi dopo ho parlato con loro a cose fatte, ho scoperto che praticamente tutti i loro saponi tendono ad essere molto dolci. La formula è sempre la stessa, l'ince è sempre lo stesso e la fragranza praticamente ricorda un giardino di ciliegie ed è mononota, quindi sono molto curioso di provarlo perché nonostante mi abbiano confermato che è cioè quando io dico dolce ragazzi si intende che sembra una caramella, una Big Bubble, non come la Big Bubble non la userei mai per radermi, ma insomma quello è il livello di dolcezza. Mm? Ora, questa dolcezza a me normalmente non piace. Mm? Ma in questo caso devo dire che sono stati veramente bravi nel bilanciare quelle che sono le note olfattive con questa punta molto dolce. Ho fatto un errore qui, eh? Poi chiaramente l'errore dove lo fai? Dove sei già irritato. Questa è una cosa... La legge di Murphy. Mm? Oh, vi confermo che con la seconda passata i burri si fanno sentire ancora di più. Il vantaggio sulla pelle è altissimo perché... Opla, è caduto, vabbè lo raccoglieremo dopo. Il vantaggio sulla pelle è altissimo perché praticamente ve la idrata in maniera prepotente mentre la protegge. Mm? Normalmente i saponi sono protettivi, danno scorrevolezza, l'idratazione c'è sempre un minimo di idratazione perché non è che dico di no, ma passa quasi in un secondo piano. Qui invece, secondo me, loro hanno spinto molto sul, sul fattore post shave.
Ero partito per farmi una sbarbatina leggera, estemporanea, come ho detto, e invece qui siamo a ricercare il BBS. Vabbè, ci sta. Ok, allora ragazzi, premesso che devo dire ultimamente sul canale stiamo vedendo soltanto prodotti di altissima qualità e quindi voi sapete che io ho difficoltà a dire che una cosa non mi piace, proprio mi sento male dentro nei confronti dell'artigiano che ha prodotto quella determinata cosa, ma quando una cosa non mi piace si capisce. Ok, bene. Bene, io ero partito, prima di cominciare questo video, ero partito dall'idea di raccontarvi che questo sapone ha una profumazione decisamente troppo dolce per me. Non è vero. Nel senso che aperta la scatoletta era così, appena aperta, no? L'annusi ti arriva sta botta e zucchero. Non mi aveva colpito in maniera del tutto favorevole. Mm? Nel frattempo pulisco il pennello e facciamo queste due chiacchiere. Non mi aveva colpito in maniera del tutto favorevole, invece poi la verità è che utilizzandolo questo sapone mi ha fatto ricredere. Cioè io volevo descrivervi un sapone che tutto sommato immaginavo avrebbe avuto doti meccaniche eccelse, perché l'Inci parla da sé. Ragazzi, dai, qua quando vediamo tutti questi burri, tutti questi oli, peraltro sono tutti burri e oli abbastanza costosi, quindi poi dopo il prezzo di questo sapone, che comunque per un set completo non supera i 35 euro, se non sbaglio, spedizione inclusa, mi pare che ho speso una settantina d'euro, una cosa del genere. Non me lo ricordo onestamente, però più o meno è quello per due set. E quindi non è, andiamo di schiaffo alcolico, bello alcolico. Sono curioso di vedere come profuma tra 2 minuti. Perché la nota di testa mi sembra proprio che sia il caramello, che si appoggia in maniera ben bilanciata sul whisky e sull'arancia. Quindi io mi aspetto, e dovremmo andare avanti con il video per altri 10 minuti per potervelo dire realmente, però mi aspetto che il caramello lasci spazio a un agrumato complesso, ok? È un whisky agrumato, quindi vi devo dire che la profumazione non l'avevo compresa, è bella, è rotonda, è ben fatta e anche l'aftershave, e ve lo dico perché lo sento sulla mano, tra amamelide, l'olio di semi di cotone, il pantenolo, insomma, con tutti questi ingredienti nobili, vi lascia allora, inizialmente un pelo appiccicaticci, questo non lo posso negare,
Però questo appiccicaticcio è perché è come se vi siete messi una crema alcolica. Io vi farei passare la mano sulla mia pelle per farvi capire qual è la sensazione, che è diversa da qualsiasi altro after che io abbia mai provato. Ritornando sul profumo, ecco che piano piano il caramello passa in secondo piano e vi dico che è una profumazione che non mi aveva convinto, adesso mi ha straconvinto. Bravissimi, bravi Michael ed Elena. Vi dico, continuate così, mi auguro che qualcuno decida di importarvi anche in Italia in maniera un pochino più organica della vendita, ecco, che fanno loro, che di fatto è su Facebook. E un po', ecco così, un po' casareccia, una vendita un po' casareccia che diventi una cosa più organica perché secondo me i loro prodotti meritano di attenzione e sicuramente sono prodotti in grado di conquistarsi un posto di rilievo nello scenario, nel panorama dei prodotti da barba. Io lo so che sto parlando tantissimo, però insomma vi dico quali sono le mie sensazioni su questo sapone. Ecco, la cosa che un po' onestamente non gradisco tanto è questo senso di appiccicaticcio che sta svanendo in effetti, ma che per i primi minuti, no, abbiamo sulla pelle. Sicuramente questo è l'effetto cosmetico dell'aftershave che voi da qui non lo vedete, ma io lo vedo perché sono contro luce, non è per niente trasparente, quindi c'è anche l'aftershave, c'ha questi oli e questa ingredientistica così complessa ed evoluta poi all'effetto sulla pelle del post che sta lì in sospensione. Questa è una cosa che, diciamo, secondo me va un po' corretta, ma insomma io da questi ragazzi mi aspetto prima o poi anche un pre-barba, ragazzi fatelo, fate un pre-barba, tanto non capiscono l'italiano probabilmente, quindi lo guarderanno con i sottotitoli generati automaticamente a YouTube che sono pietosi in inglese. Comunque fate un pre-barba per favore, perché secondo me se riuscite a fare una linea completa, magari aggiungendo anche un eau de toilette, una colonia, diciamo che avete fatto ragazzi un lavoro veramente fatto bene. Continuate a far disegnare le etichette al papà di Elena perché oggettivamente è bella. Eccola qui, guardate com'è bella. Mm? Molto bella. E niente, la barba è finita e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!